Abbiamo iniziato col judo io e mio fratello, da piccolini, e non ci capivamo una mazza. Dopo che abbiamo visto che non era al top, mi sono spostato sul tennis, quindi ho seguito le onde di mia madre, però ho visto anche che non ero molto portato per lo sport. Ci ho provato un anno, ho detto cosa sto facendo e poi in realtà ne ho cambiati tanti di sport. Tennis, nuoto, atletica. Ho fatto calcio, ho fatto judo. Calcio invece mi piaceva ancora di più, credo. Però anche lì ho visto che non era il mio sport, avevo iniziato un po' troppo tardi, quindi sì, ti alleni tanto, ma senza un fine ben preciso. Mi ricordo l'ultima partita di calcio che feci, che proprio mi sono fatto male alle ginocchia, vado da mia mamma e gli dico no, io qua non ci torno più. Quindi cosa è successo? Mio padre mi ha iniziato a portare di nascosto in palestra. Io il jiu-jitsu l'ho odiato, lo odiavo, però piano piano, 2 volte, 3 volte mi portava di nascosto, vedevo che c'erano dei movimenti che riuscivo a fare. E allora da lì ho iniziato a fare jiu-jitsu e ho detto provo. E siamo arrivati fin qua. Se vuoi fare il professionista devi diventare professionista, quindi ti devi mettere in mente che hai solo una cosa da compiere per diventare campione. C'è gente che è disposta ad ammazzarti alle gare, agli europei, ai mondiali, e quindi tu devi essere lì fisicamente, mentalmente, ti devi fare full, più degli altri, assolutamente. È da quando ho 13 anni che penso, io adesso devo andare a fare il mondiale e vincerlo, poi ne devo fare un altro e vincerne un altro. Fisicamente e mentalmente non è facile per nulla, non puoi andarti a divertire la sera, ogni sera ovviamente, devi stare tranquillo. È un amore verso questo sport che è infinito e mi ha spinto a metterci esattamente tutta la mia vita all'interno. Credo che se hai capito cosa stai facendo e dove vuoi arrivare e lo sai, ce l'hai in testa, credo sia più semplice, più facile, più liscio. Ho fatto il primo europeo e non respiravo. Era la prima gara internazionale, palazzetto enorme, fighissimo. Quindi arrivi lì e tu sei minuscolo dentro questo palazzetto enorme. Forse era il giugno del 2016. Mio papà stava competendo per il campionato italiano, no? Cintura marrone. E lì io ero ignaro di tutto quel che stesse succedendo, no? Cioè non sapevo che cos'era il jiu-jitsu, non sapevo nulla. Sento il mio respiro un po' per tranquillizzarmi. Certe volte funziona, spesso. O ascolti quella paura fino a bloccarti e quindi automaticamente perdi. O la utilizzi, cioè diventa carica quell'adrenalina lì e riesci a sbloccarti. E questo vuol dire che entri sul tatami già pronto, già settato. Lo vedo vincere e mi colpisce talmente tanto nel profondo che ho detto no, io adesso questa sensazione gliela devo rimandare indietro. C'era qualcosa di forte dietro. Credo che la famiglia e il tuo maestro che ti stiano accanto in quei momenti sono preziosi, preziosissimi. Quando invece non c'è nessuno che conosci, che mi è capitato, senti questa mancanza. Però credo anche che sia una cosa che bisogna fare prima o poi nella vita, perché se no non cresci. Devi uscire anche dalla tua comfort zone emotiva. C'era tanta tensione tra noi due. C'era questo senso di prevalere sull'altro, ok? O di pareggiare i conti. Credo sia più forte di me e questa cosa all'inizio era una frustrazione allucinante. Non ci faceva bene, l'abbiamo imparato dopo un bel po'. È una cosa brutta mettere la forza contro un fratello, ma è una cosa che secondo me ti fa crescere un sacco. Non rimpiango assolutamente la rabbia che c'era tra noi due, però mi piaceva anche prima quando facevamo le scintille sul tatami. Di base adesso penso sia veramente bello perché comunque siamo molto molto forti. Riusciamo a gestire una bella lotta nonostante fare delle cose belle e complicate e poi comunque c'è una bella sintonia, quindi impagabile. Io non credo sia più debole di me, Luca. Io credo solo che mentalmente potrà fare molta più esperienza, quindi lui ha solo bisogno di un po' di tempo. E infatti ho paura che ci menerà tutti. Ho paura.
mi viene sempre in mente che il primo approccio al jiu-jitsu non l'ho avuto qua, né quando ero bambino da mio papà, l'ho avuto sul divano di nostra nonna. Un sacco di bambini si picchiano, si spintonano, rotolano a terra, tra amici, tra fratelli, eccetera. Fanno il jiu-jitsu. Sostanzialmente questa cosa l'abbiamo iniziata insieme. E insieme va fatta questa cosa. Siamo Marco e Luca Poletti e questa è la nostra attitudine.